Oggi vi faccio vedere come preparare ramen, gli spaghetti di riso freddi in una zuppa fredda ed è ottimo piatto per una giornata estiva. Gli ingredienti sono gli spaghetti di riso, il kimchi, il cetriolo, l'uovo, l'alghe kombu essiccati, l'aglio e lo zenzero, il sake, la salsa di soia, l'olio di sesamo, l'aceto di mela, lo zucchero e il sesamo tostato. Questa è la ricetta da 2 porzioni. Mettiamo 60 g di sake nella pentolina. Se non la volete potete sostituire con vino bianco. Mettiamo anche 16 g di zucchero. Nella ciotolina mettiamo 40 g di aceto di mela e nell'altra ciotolina mettiamo 60 g di salsa di soia. Prepariamo mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e mezzo cucchiaino di aglio grattugiato. Mettiamo la pentolina sul fuoco dove abbiamo messo il sake e lo zucchero e facciamo evaporare l'alcol sciogliendo lo zucchero. Dopo aver spento il fuoco aggiungiamo zenzero e aglio grattugiato e mescoliamo. Aggiungiamo l'aceto di mela. L'aceto di mela ha un sapore più rotondo, ma se usate l'aceto di vino bianco lo metterete dall'inizio con il sake. Aggiungiamo anche la salsa di soia. Mescoliamo tutto insieme. Spostiamo questa salsa nella ciotola e coprendola con la pellicola la mettiamo nel freezer. Prepariamo un uovo sodo. Mettiamo un po' di aceto nell'acqua bollente per evitare che crepi il guscio. Mettiamo un uovo che abbiamo appena tirato fuori dal frigo delicatamente e lo lasciamo per 8 minuti. E lo mescoliamo continuamente per un paio di minuti, così il tuorlo dell'uovo rimane centrato. Sono passati 8 minuti, lo tiriamo fuori e lo mettiamo nell'acqua e il ghiaccio. Per questa ricetta sono adatti gli spaghetti di riso grossi. Esempio, a me piace questa marca che ho trovato in un negozio di alimentari orientali gestiti dai signori cinesi. Sono gli spaghetti fatti 100% con la farina di riso e rispetto a quelli di grano sono più digeribili e hanno la consistenza leggermente gommosa. Come alternativa potete fare con gli spaghetti grossi di 100% con la fecola di patate. Hanno un colore grigio chiaro e sono ancora di più gommosi. Oppure potete fare anche con questi spaghettini sottili fatti di grano che si chiama somen. In estate nelle case giapponesi non mancano mai questi spaghettini somen. Ho già pubblicato la videoricetta tipica cucina giapponese estiva e attacco il link anche nella descrizione. Tornando agli spaghetti di riso di questa ricetta, calcoliamo 150 g a testa, quindi misuriamo 300 g. E li lasciamo nell'acqua bollente non salata per circa 10 o 12 minuti in questo caso, con questi spaghetti grossi di farina di riso. Nel frattempo prepariamo le julienne di cetrioli. Scegliamo un cetriolo piccolo che non abbia i semi grandi interno e prepariamo 80 g di julienne di cetriolo. La buccia di cetriolo italiano un po' più dura rispetto a quello giapponese, quindi elimino ogni tanto. Ma potete anche lasciarla. Prima lo tagliamo in diagonale sottile, dopodiché rifacciamo le julienne e le mettiamo da parte e misuriamo 100 g di kimchi.
Il kimchi è il cavolo cinese salato, speziato, fermentato. Questo kimchi ho preparato io precedentemente quando ancora potuto trovare il cavolo cinese ed è andata avanti la fermentazione. Ho già pubblicato la videoricetta di kimchi e attacco il link. Ma il cavolo cinese in Italia non si trova in periodo estivo, quindi potete comprarlo già pronto in un barattolo in un negozio di alimentari orientali. Abbiamo una bottiglia d'acqua levissima e da notte prima ho messo in ammollo 10 g di alghe kombu essiccati, tagliando la misura piccola per farli passare dal tappo. Ci servono circa 600 g d'acqua, quindi non serve che sia piena. L'acqua levissima è fra le acque minerali naturali in Italia quella che più si avvicina a quella giapponese e la mettiamo nel frigo fino all'ultimo momento. Sgusciamo un uovo sodo e tagliamo a metà. E mettiamo da parte. Gli spaghetti sono pronti e li scoliamo. E subito li sciacquiamo sotto l'acqua corrente fredda e li laviamo tra di loro. E li sgoccioliamo molto bene dandogli leggera pressione. Per dividere a metà questa salsa che abbiamo preparato precedentemente e l'abbiamo messa nel freezer, misuriamo quantità della questa salsa. Sono 168 grammi, quindi misuriamo 84 grammi a testa. L'acqua e l'alghe kombu che abbiamo appena tirato fuori dal frigo, mettiamo 250 g a testa. Mescoliamo un po' entrambi e mettiamo gli spaghetti di riso dividendo in due. Sistemiamo gli spaghetti in modo che diventa la linea più bella. Mettiamo le julienne di cetorioli dividendo a metà. Mettiamo il kimchi dividendo a metà. E metà uovo sodo a testa. Un po' di sesamo tostato e l'olio di sesamo quanto basta. Ecco, il nostro ramen è pronto. Sentirete la freschezza del ramen dagli spaghetti freddi e dalla croccantezza dei cetorioli e la zuppa ha un sapore delicato e aspro grazie a kimchi e uovo sodo. È un piatto comunque soddisfacente nonostante sua leggerezza. Itadakimasu. Per riutilizzare le alghe kombu che sono rimaste nella bottiglia, le prendete tagliandola con un taglierino e potete fare kombu tsukudani, che sarebbe le alghe kombu in umido caramellate, ed è ottimo accompagnamento per il riso bianco e per fare onigiri, che sarebbero le polpette di riso. E anche il loro link lascerò nella descrizione. Questo ramen sembra un piatto vegetariano, ma nel kimchi c'è la salsa di pesce e chi vuole farlo diventare ancora di più sostanzioso aggiungerete chashu, che sarebbe la carne di maiale brasato. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!